In questo discorso che ho reso pubblico il 21 dicembre 2012, dalle 22:12 ore italiane, riprendo in maniera semplificata alcune delle dimostrazioni presenti nel mio libro La natura dell'esistenza. Nelle prime 5 parti di questo video mi occupo di dimostrare che Dio non solo esiste, ma è certo, mentre nelle seconde 5 parti mi occupo di dimostrare che la nostra anima, o più precisamente la nostra individualità, è eterna. Come primo passo, chiarirò cosa intendo per certezza, attraverso l'esempio di qualcosa di cui possiamo essere sicuri al 100%. Per raggiungere questo scopo, mostrerò come alcune delle cose che consideriamo certe in realtà non lo siano. Ad esempio, non possiamo essere certi al 100% dell'esistenza degli oggetti che percepiamo, perché per quanto poco probabile, potremmo essere un cervello collegato con un computer in grado di stimolare i nostri sensi e quindi farci percepire qualcosa che in realtà non esiste. Non possiamo essere certi al 100% neppure dell'esistenza delle verità matematiche, perché per quanto poco probabile potrebbero esistere delle parti nell'universo dove, ad esempio, quando accoppiamo un oggetto con un altro, ciascuno di essi si raddoppia e quindi non sarà più valida la solita verità matematica 1 più 1 uguale 2, bensì quella 1 più 1 uguale 4. Non possiamo essere certi al 100% neppure dell'esistenza della morte, perché per quanto poco probabile, la realtà nella quale viviamo potrebbe esistere come tale all'interno di un sogno che stiamo facendo e la morte corrispondere all'interruzione di questo sogno e al risveglio nella vera realtà, dove magari scopriamo di essere eterni. Non possiamo essere certi al 100% neppure che esista qualcosa disgiunto da noi, perché per quanto poco probabile, le cose che sperimentiamo potrebbero essere una nostra creazione e noi non rendercene conto come ci accade all'interno di un sogno. Non possiamo essere certi al 100% neppure della nostra identità come individui, perché per quanto poco probabile potremmo essere parte del sogno di un'altra persona e quindi avere la sua come vera identità e non la nostra. Di una cosa però possiamo essere certi al 100%, ovvero che qualcosa esiste. Forse non esistono gli oggetti che osserviamo intorno a noi, forse non esistono gli eventi che vediamo accadere, forse non esistiamo noi stessi come individui, ma poiché sperimentiamo delle percezioni, perlomeno queste, in quanto tali, esistono. E dato che qualcosa esiste, potremmo essere sicuri al 100%, se non altro, della proprietà dell'esistenza. Possiamo definire Dio come quell'ente allo stesso tempo immanente e trascendente alle forme e alle dinamiche osservabili nell'universo. Per comprendere attentamente queste definizioni sono però necessarie alcune importanti riflessioni. Innanzitutto, se ci limitassimo ad un Dio immanente, costituito quindi dall'insieme di ogni forma e ogni dinamica osservabile, avremmo a che fare con un Dio che coincide con l'universo. Così come, ad esempio, il nostro corpo coincide con l'insieme delle parti di cui è costituito. Pretendere invece che sia anche trascendente implica che queste forme e queste dinamiche non potranno circoscrivere in alcun modo, né nel tempo né nello spazio. Detto in altre parole, queste forme e queste dinamiche non potranno più essere considerate come parte di Dio, ma dovranno invece essere considerate come una delle sue molteplici espressioni. Avremo così a che fare con un Dio che si relaziona all'universo, così come, ad esempio, farebbe una mente nei confronti degli oggetti della propria immaginazione. Tra l'altro, considerare l'intero universo in ogni sua forma e in ogni sua dinamica come l'espressione di un unico principio permette di attribuire a questo principio le classiche proprietà di Dio. Ad esempio,
potremo attribuirgli la proprietà dell'onnipotenza, intesa come la capacità di realizzare tutto quello che si verifica, quella dell'onnipresenza, intesa come la capacità di essere in tutto ciò che esiste, e infine quella dell'onniscienza, intesa come la capacità di conoscere le cause di tutto quello che avviene. La proprietà dell'esistenza ha un'altra peculiarità oltre a quella di essere certa al 100%. Mi riferisco al fatto che la ritroviamo in ogni forma, in ogni dinamica osservabile nell'universo. Ad esempio, io stesso sono dotato della proprietà dell'esistenza, così come la parete dietro di me. Anche ogni mio movimento è dotato della proprietà dell'esistenza, così come la mia voce nel suo susseguirsi nel tempo. Detto in altre parole, qualsiasi cosa noi consideriamo, facendo parte dell'universo, avrà sicuramente la proprietà dell'esistenza, a prescindere da ogni sua forma e da ogni sua dinamica. Benché tutti gli oggetti che costituiscono l'universo siano dotati della proprietà dell'esistenza, non è lecito parlare di più esistenze distinte tra loro, ma di un'unica sola esistenza che ingloba ogni forma e ogni dinamica osservabile come espressione di se stessa. Ad esempio, presi due oggetti di qualunque forma, come il quadrato e la croce qui in mano, non potremo considerare l'esistenza dell'uno davvero distinta da quella dell'altro, semplicemente perché l'esistenza non può differire da se stessa. Infatti, qualunque cosa differisse dall'esistenza sarebbe in quanto tale non esistente e non potremo prenderla in considerazione. Tra l'altro, abbiamo a nostra disposizione anche uno strumento che ci permette di attestare come l'esistenza sia in grado di trascendere sia le forme che le dinamiche osservabili, ed è costituito dal nostro sistema nervoso. Infatti, se vi chiedessi di che forma sono gli oggetti che ho in mano, voi direste immediatamente un quadrato e una croce, e questo perché il nostro sistema nervoso sa riconoscere direttamente le forme. Se vi chiedessi che dinamica sta compiendo l'oggetto che ho in mano, voi direste immediatamente un movimento circolare, e questo perché il nostro sistema nervoso sa riconoscere direttamente anche le dinamiche. Ma se vi chiedessi di dirmi se esiste questo quadrato, avrete bisogno di partire dalla consapevolezza che è di questo quadrato che dovete stabilire l'esistenza, perché solo allora potete cercarne una conferma. In sostanza, il nostro sistema nervoso è in grado di determinare sia le forme sia le dinamiche in modo diretto, mentre ha bisogno di un'operazione di confronto per stabilire se qualcosa esiste. E questo significa che le forme e le dinamiche non riescono ad afferrare in sé la nostra nozione di esistenza. Abbiamo definito Dio come immanente e trascendente alle forme e alle dinamiche osservabili nell'universo e abbiamo visto come l'esistenza possiede entrambe queste proprietà. Possiamo quindi concludere che quello che identifichiamo con il termine esistenza altro non sia che Dio. E poiché sappiamo che l'esistenza è certa al 100%, Dio non solo esiste, ma è anche una certezza. Se abbiamo qualche difficoltà a identificare Dio con l'esistenza, è perché siamo stati abituati a concepirlo in termini antropologici, come un essere dotato di volontà e di altre caratteristiche peculiari umane, che nulla hanno a che fare con quelle che riconosciamo all'esistenza. La verità è che nessun ente dotato delle caratteristiche peculiari umane potrebbe mai rappresentare Dio, perché se tali caratteristiche potessero circoscrivere la sua natura, non potremmo più attribuirgli la proprietà della trascendenza. Dio invece è trascendente e come tale la sua natura non potrà mai essere circoscritta dalle categorie del nostro pensiero. Potremo limitarci soltanto a identificare il suo rapporto con l'universo
come quello che si instaura tra una mente nei confronti degli oggetti della propria immaginazione. Come abbiamo visto, l'universo è il risultato di ciò che esprime l'esistenza. L'esistenza cioè trabocca in se stessa, e quello che fa emergere è la propria ricchezza intrinseca. In questo contesto, lo spazio non è altro che la capacità dell'esistenza di selezionare talune sue ricchezze contemporaneamente, mantenendo però intatta la loro individualità. Per comprendere meglio questo concetto, proviamo a supporre che le ricchezze intrinseche dell'esistenza siano costituite semplicemente da un quadratino nero, da un quadratino verde e da un quadratino giallo. In questo caso lo spazio sarà rappresentato dalla capacità del seguente foglio di impiegare tali quadratini per rappresentare allo stesso tempo, ad esempio, un quadrato nero, una linea verde e una croce gialla. In sostanza lo spazio è ciò che permette all'esistenza di comporre ogni forma osservabile nell'universo attraverso la propria ricchezza intrinseca. Per quanto riguarda il tempo, esso non è altro che la capacità dell'esistenza di selezionare talune sue ricchezze consecutivamente, mantenendo però intatta la loro individualità. Per comprendere meglio questo concetto, proviamo a supporre ancora una volta che le proprietà intrinseche dell'esistenza siano costituite semplicemente da un quadratino nero, da un quadratino verde e da un quadratino giallo. In questo caso il tempo sarà rappresentato dalla capacità dei seguenti fogli di succedersi. È interessante osservare come la linea tricolore sia stata rappresentata dai suddetti fogli in posizioni distinte, e questo di fatto le avrà fatto assumere una precisa dinamica, in specifico un movimento rettilineo da sinistra verso destra. In sostanza il tempo è ciò che permette all'esistenza di comporre tutte le dinamiche osservabili nell'universo attraverso la propria ricchezza intrinseca. Se nel tempo e nello spazio l'esistenza assume le forme e le dinamiche che costituiscono l'universo, nella sua dimensione oggettiva al di là del tempo e dello spazio sarà costituita dalla sovrapposizione di tutte le sue ricchezze intrinseche. Questo significa che in tale dimensione l'esistenza non solo è eterna, perché non esiste altro in cui possa mutare, ma lo saranno anche tutte le ricchezze che la compongono. Per comprendere meglio questo concetto, proviamo a supporre ancora una volta che le ricchezze intrinseche dell'esistenza siano costituite da quadratini di colori distinti. Ecco che la loro sovrapposizione sarà data da un quadratino il cui colore sarà la somma dei loro colori. Avremo così un quadratino bianco, il quale per mantenersi uguale a se stesso avrà bisogno che permangano tali anche tutti i quadratini di cui è composto. Per comprendere il rapporto tra l'esistenza e la nostra individualità, dobbiamo prima scoprire cosa sia quest'ultima. Se la nostra individualità fosse data dal corpo, la nostra capacità di sentirci noi stessi dovrebbe variare in base al suo stato di integrità, salute e vecchiaia. Ma ciò non succede. Se la nostra individualità fosse data invece dai ricordi, la nostra capacità di sentirci noi stessi dovrebbe variare in base alla quantità e al contenuto delle nostre esperienze passate. Ma ciò non succede. Se la nostra individualità fosse data al contrario dalle percezioni dell'attimo presente, la nostra capacità di sentirci noi stessi dovrebbe variare in base alla quantità e al contenuto degli stimoli a cui siamo esposti. Ma ciò non succede. La nostra identità non è data neppure dalla coscienza, intesa come l'atto dell'osservare, in quanto la percezione dell'esserci che la contraddistingue è del tutto impersonale
e prescindere da ogni cosa che ci riguarda intimamente. Arrenderci quello che siamo non è dunque l'atto dell'osservare, ma il fatto stesso di essere proprio lo specifico osservatore che siamo, ovvero quel qualcosa di indistinto verso il quale convergono tutte le percezioni che sperimentiamo momento dopo momento. Per comprendere meglio questo concetto è sufficiente osservare come siamo in grado di creare una persona di fantasia all'interno della nostra immaginazione. Quello che facciamo è concepire un'idea precisa della persona che vogliamo immaginare, rendendola al contempo la destinazione permanente e immutabile di tutte le esperienze che le faremo vivere. In sostanza, replichiamo nei confronti della persona immaginata la stessa dinamica che permette alla nostra individualità di mantenersi identica a se stessa momento dopo momento. La nostra individualità è qualcosa di unico, come ad esempio il colore rosso, il quale non può essere descritto in altro modo se non come rosso. Detto in altre parole, la nostra individualità non è la composizione nel tempo o nello spazio di più ricchezze distinte tra loro, ma è invece un'unica e sola ricchezza. Questo significa che la nostra individualità farà parte delle ricchezze che costituiscono l'esistenza nella sua dimensione oggettiva al di là del tempo e dello spazio, e come tale sarà eterna. In sostanza, quando la nostra individualità smetterà di essere espressa nel tempo e nello spazio, ad esempio in connessione con un corpo, continuerà ad esistere come parte di Dio.